Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon inizio di settimana, bentornati sul canale. Anche oggi andiamo a vedere le ultime in casa Inter tra l'avvicinamento alla finale e quella che potrebbe essere la gestione di Christian Chivu, e daremo uno sguardo a come può cambiare il mercato dell'Inter. I nomi che circolano sono quelli di Pavard, di Diouf, di Pepo Martinez, oltre ai soliti Koné e Nico Paz. Andremo quindi a vedere le ultime per quanto riguarda l'Inter del futuro. Poi, come al solito, vi ricordo, un like al video e l'iscrizione al canale sono dei semplicissimi click che però danno un grande supporto. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che titola Vera Inter per la finale. Comanda la Tula, caccia al doblete con i titolarissimi. Chivu partirà con i big mercoledì contro la Lazio, ha dosato le energie per avere tutti al top. Zielinski play. Chivu infatti ha fatto una gestione strategica, ecco, per valutare anche il minutaggio dei calciatori dell'Inter, tra chi aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe, quindi ha giocato qualche minuto in più, chi è uscito prima come Sušić perché probabilmente sarà il titolare della finale, e chi magari non è affatto sceso in campo all'Olimpico sabato contro la Lazio. Questo ci fa capire già tanto della formazione che potrebbe essere titolare. In porta dovrebbe esserci Pepo Martinez, e su di lui andremo anche a fare, ecco, un appunto per quanto riguarda il calciomercato. Difesa solida con Bissek, Akanji, Bastoni. Il dubbio può riguardare la mezzala sinistra, perché il centrocampo sarà quello titolare. Ovviamente manca Çalhanoğlu, che è infortunato e difficilmente potrà essere schierato, quindi Zielinski sarà il regista. Come mezzala sinistra invece dovrebbe essere il turno di Sušić, e dovrebbe essere proprio questo il motivo per cui il croato è uscito prima sabato contro la Lazio, mentre Mkhitaryan ha giocato fino alla fine, tra l'altro finendo anche lui sul tabellino dei marcatori. La coppia d'attacco, ovviamente, neanche a dirlo, Thuram e Lautaro. Andiamo anche a vedere invece gli altri articoli. Prima di concentrarci sul mercato, c'è quest'articolo del Corriere dello Sport che è davvero molto interessante. Il titolo è Una mira da mediano, da Ciala e Zielinski fino a Sušić e Miki, qui il 29% delle reti. La squadra di Chivu è un'autentica macchina da gol, 113 centri in 51 gare, senza contare i colpi degli esterni. Il centrocampo ne ha prodotti 33, e non solo da fuori area. Ecco, naturalmente all'Inter il centrocampo ha dato un grandissimo apporto in fase realizzativa. Paradossalmente mancano i gol di Frattesi, che quest'anno non ha segnato, ovviamente è stato anche molto poco utilizzato, e quello che però colpisce sono i 18 centri da fuori area. Ecco, quella è una caratteristica dell'Inter di Chivu, forse un qualcosa che l'Inter sviluppa meglio rispetto agli anni passati, quindi la conclusione dalla distanza che tante volte ha risolto delle partite. Sabato Sušić è andato in gol contro la Lazio, Zielinski risolse la sfida contro la Juventus, quindi insomma è stata un'arma quella per l'Inter. Arriviamo invece anche a quelli che sono i piani dell'Inter per il futuro. Sulla Gazzetta si legge: il Marsiglia non vuole Pavard, torna da piano e poi riparte. Pavard è stato un tema molto interessante della live di ieri sera. Naturalmente, ecco, se valutiamo l'aspetto tecnico del calciatore, per quanto sia un po' in fase calante, perché poi lo scorso anno non ha ripetuto le prestazioni dell'anno della seconda stella, quest'anno comunque non ha convinto al Marsiglia, tanto è vero che non lo riscatteranno. Quindi, però, diciamo che come valore assoluto del calciatore è comunque un buon difensore. Il punto è un altro: perché le strade si separeranno, perché non viene neanche presa in considerazione la permanenza di Pavard. Non soltanto per una questione comportamentale, quindi, che poi probabilmente è quella che ha portato alla cessione, e quindi già dal punto di vista, ecco, proprio del comportamento, dei rapporti tra squadra, tra società e Pavard, probabilmente non c'è quell'idea comune di tra virgolette riappacificarsi, ecco, forse il termine adatto, e quindi quando non c'è un'intesa comune nel trovare una soluzione, difficile che il calciatore possa rimanere. Ma c'è anche un aspetto che è molto più pratico ed è legato al bilancio, e il peso che ha Pavard nel bilancio dell'Inter. Il peso di un calciatore, ricordiamolo, è dato dall'ammortamento, praticamente il valore del cartellino diviso gli anni di contratto più l'ingaggio lordo, e Pavard ha un peso nel bilancio dell'Inter pari a circa 13 milioni, tra l'ammortamento che è di 6,4 milioni circa, più l'ingaggio lordo che supera i 6 milioni e mezzo.
specifico lordo, il netto è intorno ai 5 milioni. È un peso importante nel bilancio dell'Inter. Calcoliamo che un peso maggiore ai 13 milioni all'anno di Pavard ce l'hanno soltanto Barella e Lautaro. Quindi è chiaro che se l'Inter deve avere un peso così importante nel bilancio annuale, deve essere un calciatore fondamentale per la squadra, deve essere un titolare, cosa che Pavard, anche rientrando, a meno che non torna quello degli anni a Bayern Monaco, difficilmente sarebbe. E quindi diciamo che l'Inter, che comunque ha sempre un occhio molto attento ai conti, che cerca di abbassare comunque i costi, di essere autosostenibile, non può permettersi una riserva che pesi 13 milioni all'anno. Cialanoglu per esempio ne pesa 12, ma lì è lo stipendio che è importante. Cialanoglu non sfrutta neanche il decreto crescita, quindi è uno stipendio che praticamente va a pesare 12 milioni all'anno. Ci sono altri calciatori fondamentali che pesano meno, per esempio Thuram. Ovviamente questi calciatori, Cialanoglu, Thuram, sono arrivati anche a zero, ma pesano meno nel bilancio. 13 milioni per una riserva è un qualcosa che l'Inter non può permettersi come peso nel bilancio annuale, quindi da qui arriva anche la decisione di trovare una destinazione. Ovviamente è una destinazione che non sarà facile da trovare, perché comunque solo per l'ammortamento pesa circa 6,4 milioni Pavard. Significa che per evitare minusvalenze l'Inter dovrebbe ottenere una cifra vicina ai 15 milioni, ecco, se non vado errato, perché comunque dovrebbe avere ancora 3 anni residui di contratto. Se insomma è comunque un calciatore che pesa tanto a bilancio ed è un calciatore che comunque ha un ingaggio importante, quindi insomma non è una gestione semplicissima, non è facile trovare acquirenti per Pavard, però è questo il motivo secondo me che portano alla separazione dal francese. Passiamo anche avanti con gli altri articoli e la Gazzetta dello Sport titola: le missioni di Martinez, Coppa da protagonista e parare anche Vicario. Lo spagnolo giocherà ancora al posto di Sommer, il suo futuro si deciderà in un confronto col club. Crescono sempre più le quotazioni di Josep Martinez come titolare del prossimo anno. Come ho ribadito più volte, è un qualcosa che mi trova d'accordo anche per risparmiare quello che sarebbe un investimento importante per l'Inter. Martinez giocherà la finale di Coppa Italia ed ha già chiarito al club che non intenderà fare ancora il secondo il prossimo anno. Questo significa che l'Inter deve decidere o Martinez titolare oppure acquistare 2 portieri e quindi andare ad investire 20, 25 se non 30 milioni per fare la coppia di portieri. Conviene molto più, naturalmente, Pepo Martinez titolare, andare a cercare soltanto un secondo portiere. Proseguiamo anche con gli articoli e arriviamo invece a questo del Corriere dello Sport. Poi dopo torniamo anche con Tutto Sport, che ci permette di fare una panoramica generale tra chi si sta riprendendo l'Inter e chi invece è un obiettivo. Il Corriere dello Sport scrive: a destra c'è posto, Diouf si converte, chi lo vuole esterno, il francese ora ci pensa, ne stiamo parlando, nuova soluzione anche per il futuro. Diouf sulla destra è un quinto completamente diverso a Dumfries per esempio, o al quinto senza piede invertito, insomma piede naturale, quindi piede destro a destra, il mancino a sinistra. E qui il Corriere dello Sport riporta anche i tocchi contro la Lazio. C'è un qualcosa che è particolare: non ci sono tocchi in ampiezza, in profondità. Praticamente il tocco che Diouf fa più in ampiezza avviene sulla tre quarti di campo. Poi è un calciatore che chiaramente tende ad entrare dentro il campo proprio perché gioca a piede invertito. Su Diouf nel post partita, nel video il post partita di Lazio-Inter, abbiamo analizzato pro e contro. C'è sicuramente tanto lavoro tattico da fare perché è un calciatore che naturalmente in fase di non possesso fa fatica, non ha mai giocato in quella posizione prima di arrivare all'Inter. C'è un lavoro da fare anche in fase di possesso, perché Diouf non andrà mai a chiudere sul secondo palo, per esempio di testa, come ha fatto tante volte Dumfries, perché Diouf, giocando a piede invertito, non darà mai l'ampiezza. Ci sarà sempre bisogno di qualcuno che invece va a dare l'ampiezza, che sia la mezzale, quindi con Barella che si allarga, che sia il terzo che spinge per dare ampiezza. Però quell'ampiezza non può darla Diouf in quella posizione. C'è bisogno di qualcuno che vada comunque ad allargare il gioco, vada ad allargare le maglie della difesa avversaria. Chiaramente è un qualcosa che non può funzionare? Non dico questo, perché è chiaro che quando si va a lavorare tatticamente ci sono sempre delle soluzioni dal punto di vista tattico. Difficile trovare
una situazione in cui è impossibile da attuare, però c'è tanto lavoro da fare per rendere Diouf un quinto, cosa che secondo me al momento non è ancora, perché lui dimostra grandi doti in progressione palla al piede, punta all'avversario, più di una volta riesce anche a saltarlo, però dal punto di vista tattico per me non è ancora un quinto. Certo, se l'Inter e Chivu riuscissero ad adattarlo in quella posizione, a renderlo un ottimo quinto, ci sarebbe anche, ecco, l'alternativa a Dumfries dalle caratteristiche diverse, e anche qui torneremmo al discorso, si risparmia comunque di prendere anche il vice Dumfries se dovesse partire Luis Enrique, ed è proprio su questo che si va a concentrare invece l'articolo di Tutto Sport. Leggiamo: Pazza e Conecchio di fissi, Chivu libera spazio così. Tecnico e società stanno rivalutando Martinez e potrebbero risparmiare i 20 milioni per Vicario. Il bel finale può cambiare il futuro del portiere di Sušić e Diouf, e l'Inter avrebbe più risorse per i due big. Naturalmente Tutto Sport parla anche di Sušić, che sabato ha convinto nel ruolo di regista e che può fare quel ruolo. Ovviamente Sušić per il futuro potrebbe essere anche il post Çalhanoğlu, perché comunque ci sarà anche con lui un po' di lavoro tattico da fare, però ha dimostrato comunque già una buona attitudine. Però io non considero, ecco, l'integrazione di Sušić, l'utilizzo di Sušić da regista in ottica mercato, perché penso che non sia mai stato un calciatore sul piede di partenza Sušić, quindi anche quando magari nel corso della stagione non è riuscito a rendere al meglio, non penso che l'Inter abbia mai avuto l'intenzione di cedere Sušić o di prendere un sostituto. L'unica cosa che possiamo valutare è che Sušić da regista evita eventualmente un altro investimento per il futuro, quindi magari potremmo avere già in casa il post Çalhanoğlu, e questo va ad incidere magari sul mercato invece del 2027. Diouf e Pepo Martinez invece possono fare una grandissima differenza nel mercato dell'Inter. Di Pepo Martinez già ho accennato prima, chiaro che si vanno a risparmiare almeno 25 milioni, quindi 20-25 milioni insomma, e quindi ci sarà più possibilità di investire in altri ruoli. Occhio su Diouf, che per me ad oggi non è ancora un quinto, ma se dovesse rendere in quella posizione, se dovesse diventare un buon quinto, può aprire tanti scenari di mercato, perché Luis Enrique è in uscita, non ha mai convinto, non si è integrato, e quindi potrebbe portare 25 milioni. A quel punto, con Diouf vice Dumfries, l'Inter avrebbe comunque la coppia sulla destra, Dumfries-Diouf. Nel momento in cui dovesse partire anche Dumfries, e quindi magari con un introito complessivo tra Dumfries e Luis Enrique pari a 50 milioni, l'Inter avrebbe anche il budget per andare a puntare Palestra e quindi fare la coppia Palestra-Diouf, e qui può cambiare tantissimo il mercato dell'Inter, quindi in questo modo, quindi sia per puntare eventualmente Palestra e non aver bisogno di prendere anche poi un vice, ma ribadisco, per me dovrebbero partire sia Dumfries che Luis Enrique, penso per una questione economica, e ritengo ancora all'Atalantino un obiettivo difficilmente raggiungibile, e sia per avere poi possibilità di investire invece negli altri ruoli, quindi con e Nico Paz sono un po' dei sogni, con e molto più fattibile, Nico Paz credo meno, però ecco, se Diouf è il vice Dumfries, cedere Luis Enrique permette poi di reinvestire gli introiti in altri ruoli. Con e, per esempio, per me rimane il centrocampista che manca all'Inter, quindi per quanto ecco si parli sempre di Curtis Jones, e non mi dispiacerebbe affatto, però io penso che all'Inter da anni mancano i muscoli, il filtro, l'interdizione a centrocampo di un calciatore come Koné. Sarebbe secondo me quel tipo di giocatore che può far fare il salto di qualità. Poi Tutto Sport riporta che c'è comunque nelle idee di Chivu la possibilità di utilizzare un secondo sistema di gioco il prossimo anno, e quindi quel 3-4-2-1 sarebbe molto favorito eventualmente dall'arrivo di un centrocampista come Koné. Fatto sta che comunque il centrocampo dell'Inter tende ad aumentare la qualità anche col calciomercato, perché immaginiamo un centrocampo con Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, che è lo stesso di quest'anno, ma a cui poi magari vengono aggiunti Aleksandar Stankovic, che sembra di rientro, Sušić, che è assolutamente confermato e anzi sta dando ulteriori risposte, e poi un altro che sia Koné, che sia Curtis Jones, però insomma sarebbe una batteria di centrocampisti di tutto rispetto. Aspetto invece anche le vostre considerazioni nei commenti, quindi secondo voi anche sul mercato dell'Inter, su questo Diouf da utilizzare da quinto a destra, e quindi non soltanto
in casi particolari, quindi in emergenza, ma renderlo effettivamente un quinto di destra. I nomi di Koné, Nico Paz, Pavard che torna ma è subito nuovamente in partenza. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro e come sempre invece vi lascio con un gran bel Forza Inter.